Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orogel Stadium di Romanuzzi. Quest'oggi siamo qui con il direttore dell'area sportiva Filippo Fusco per il punto alla chiusura del calciomercato estivo in vista dei poi prossimi impegni nel campionato di Serie B KT 2025-2026. Partiamo con le domande, prego. Buongiorno direttore, ti vedo bello rilassato, il mercato finalmente è finito, ha portato 12 nuovi giocatori, di cui 8 di proprietà, 4 in prestito, 7 sono partiti, insomma un bel mercato per i più. Tu come ti giudichi? Buongiorno a tutti, innanzitutto non mi devo giudicare io, alla fine sarà il campo a parlare come è giusto che sia. Io quando feci la conferenza di presentazione diedi le linee di guida che poi erano quelle che mi aveva dato la proprietà e che mi aveva dato ovviamente il direttore generale. Abbiamo cercato di attenerci a quel piano, diciamo, di azione, di lavoro, e credo che i giocatori che sono arrivati sono tutti super motivati, tutti hanno voluto Cesena, tutti hanno accettato le condizioni che abbiamo proposto, quindi per noi la prima cosa, la cosa più importante era la motivazione e non sbagliare i ragazzi. Sono tutti arrivati ragazzi di grandi qualità umane, con grandi motivazioni, con grande voglia di mettersi in evidenza e di aiutare la squadra e il gruppo, e quindi da questo punto di vista sono sicuro che non abbiamo fallito. Sulla scelta degli uomini sono certo. Sul valore tecnico poi, come è giusto che sia, sarà il campo a parlare, però sicuramente abbiamo cercato giocatori con caratteristiche adatte a quello che ci chiedeva il mister. Si poteva far meglio perché si poteva prendere ancora un centrale mancino che forse in rosa manca come alternativa a Mangraviti, e quindi qualcosa in più. Un difensore centrale mancino alternativa a Mangraviti, in rosa abbiamo solo Mangraviti come difensore centrale mancino, e questa è una cosa che abbiamo cercato di fare, però non abbiamo trovato il giocatore adatto con quelle caratteristiche, quindi abbiamo preso Amoran e siamo contenti perché pur essendo un destro può giocare nei 3 ruoli di difesa, quindi si può sempre fare meglio, però ho cercato io insieme a Massimo Agostini e a Corrado di Taranto di trovare la quadra, di assecondare quelli che erano i desideri del mister, ma torno a dire, sono soddisfatto della qualità umana dei ragazzi che sono arrivati, tutti che si aggiungono ad altri ragazzi di grandissimi valori, quindi questo secondo me deve essere la nostra forza, il gruppo, la voglia di emergere, la voglia di essere squadra fino in fondo, dentro e fuori dal campo, e di questo sono assolutamente soddisfatto e convinto che sarà così. Buondì, ti chiedo, forse hai già fatto capire qual è il colpo mancato, cioè il centrale mancino, qual è il colpo in questo mercato che ti ha dato più soddisfazione, e poi dopo se vogliamo parlare anche del budget, visto che l'hai ridotto di quasi il 25%, se era questo l'obiettivo che ti aveva dato la società. L'obiettivo è razionalizzare i costi, e quindi in questa linea rientra il discorso di abbassare un po' il monte ingaggi. Ci siamo posti autolimitati su un tetto salariale, oggi si parla molto di salary cap, noi abbiamo fatto un salary cap interno, ci siamo posti degli obiettivi e non abbiamo sforato rispetto a quegli obiettivi che ci eravamo posti come tetti massimali. Non sforato assolutamente, nessuno ha sforato quell'obiettivo che ci eravamo posti, questo è anche grazie alla collaborazione dei ragazzi, all'atteggiamento propositivo, e torno a dire, spesso si parla di motivazioni, voglio venire, mi fa piacere venire a Cesena o lavorare con noi o con il mister, però poi ci vogliono atteggiamenti concreti, e l'unica cosa concreta è l'aspetto contrattuale. Su questo tutti i ragazzi con i loro agenti sono stati assolutamente corretti, leali, e hanno dimostrato nei fatti che volevano veramente venire a Cesena, quelli che sono venuti, accettando comunque riduzioni salariali, accettando contratti magari di 1 anno con opzione a nostro favore per più anni, e quindi questo è un altro segnale. Questo mi riferisco tutto a Blesa e a Frabotta. Altri ragazzi sono arrivati in prestito ma con diritti di riscatto secondo me assolutamente favorevoli, ed è il caso di Magni, ma lo stesso a Moran, quindi sono giocatori giovani che possono diventare di proprietà nostra. In qualche situazione di prestiti secchi abbiamo però un accordo, diciamo, sia con gli agenti che con il club di proprietà, che si può, non ti dico rinnovare il prestito, che è un'opzione, ma comunque cercare di trattenere il giocatore per più anni. È il caso di Diao e di Cervo, no? Che comunque sono arrivati in prestito secco con delle valorizzazioni, però sappiamo che i ragazzi hanno scelto loro Cesena rispetto ad altre opportunità, e quindi sono sicuro che la continuità per i calciatori può essere un bene, ma forse ora sono discorsi prematuri. Ecco, sono soddisfatto di questo, non c'è un colpo, sono soddisfatto del fatto che tutti hanno accettato le condizioni che la società ha posto, e non erano mai condizioni capestro, bensì condizioni che cercavano di contemperare la volontà dei calciatori di essere con noi e il nostro desiderio di far parte che questi calciatori facessero parte della rosa del Cesena. È chiaro che l'arrivo di Castagnetti
è stato per noi importante, perché è quello che avevamo individuato nella primissima chiacchierata con il mister a giugno, un giocatore che avesse quella personalità di giocare sotto pressione, di far girare la squadra e soprattutto di far crescere i giovani, perché avere un giocatore di riferimento è importante. Feci quella battuta all'inizio: dei giovani vanno veloci ma i vecchi conoscono la strada, no? Quella frase del famoso filosofo napoletano di cui non faccio il nome, ed questo è così, perché credo che sia vero che i giocatori giovani hanno bisogno di una guida in campo e dell'allenatore, ma anche i compagni di squadra più esperti. Mi riferisco a Zaro, a Bisoli e a Castagnetti che sono arrivato, senza nulla togliere a quelli che c'erano già prima, e valorizzare i giovani è un nostro obiettivo, quindi Castagnetti si inserisce in questa linea di calciatore che comunque poi ha nel suo curriculum 4 vittorie del campionato di B, sempre da protagonista, spesso capitano nelle squadre dove ha giocato, quindi sono contento che abbia accettato anche il fatto che lui in un primo momento volesse rimanere alla Cremonese, sia pure in scadenza di contratto, dimostra che si sente giocatore importante ancora dentro, e quindi questo non toglie valore al suo arrivo, bensì al suo arrivo tardivo, diciamo tra virgolette, ma dà ancora più valore, perché vuol dire che è un ragazzo che si sente ancora di poter essere protagonista anche in Serie A, e questo mi ha ancora di più convinto, sia me che l'allenatore che la società, della bontà della scelta. Colpo mancato, è chiaro che Anas poteva essere quel discorso finale, perché è un ragazzo del 2005, giovane, ed era più che altro un investimento anche in prospettiva per il club. Il ragazzo ha dimostrato grandissima disponibilità, così come il Parma, nel darci il giocatore a titolo definitivo con una percentuale sulla vendita, e quindi sarebbe stato un arricchimento del patrimonio del club in prospettiva futura, oltre che un valore tecnico. Non è successo, non è una tragedia, ma dispiace ovviamente per il ragazzo, che aveva mostrato grandissimo entusiasmo nel venire qui, ed era un calciatore che secondo me sarebbe, se non 2005, con tante presenze in Serie A, con qualche gol e un assist, con un gol e un assist, secondo me avrebbe potuto darci una mano per quelle caratteristiche che aveva lui. Non è successo, era, diciamo, quella ciliegina a cui aveva fatto riferimento Michele, ma sono sicuro che sarà poi l'allenatore stesso a mettere una ciliegina sulla torta, e magari sarà uno dei nostri giovani che oggi sono in primavera, e magari potrà essere qualcuno di loro la ciliegina. Mi riferisco a Zamagna, a Toscu e a Galvagno, che hanno fatto con noi il ritiro e si sono ben comportati e hanno iniziato benissimo anche il campionato primavera, quindi secondo me magari la ciliegina sarà uno di questi ragazzi giovani che a Cesena storicamente si dimostrano sempre un valore aggiunto, e quindi questo è un premio anche al lavoro del settore giovanile in questi anni. Al volo ci potrebbe essere possibilità a gennaio Per Anas, io me lo auguro, spero di sì, credo che lui stia valutando anche situazioni in mercati che sono ancora aperti a delle proposte. Io credo che sia un giocatore che abbiamo seguito, sul quale eravamo sicuri, come era tecnica, che potesse essere il giocatore adatto per noi in questo contesto, per età, per condizioni con le quali arrivava, per caratteristiche, quindi non lo so. Adesso il mercato è chiuso, non penso a gennaio, ora pensiamo a quello che abbiamo fatto in questa sessione di calciomercato. Oggi, insomma, fra 15 giorni sarà il campo a parlare, già con una partita importante come quella contro la Sampdoria. Ecco, un flash proprio per chiudere questo discorso, visto che si è parlato appunto di Hajim Ahmed, non c'era un extra budget previsto per questo innesto, o c'erano problematiche, non so, legate a altro tipo di tesseramento? L'altra domanda ha parlato del colpo mancato, visto anche l'abbattimento dei costi della rosa che c'è stato, la cessione mancata quale può essere stata? Io parlo più a livello economico che tecnico, quindi magari faccio riferimento a Bastoni. Ma guarda, Bastoni ha un contratto con noi e si è ben comportato sempre, è un giocatore di livello per la categoria, credo che sia il giocatore nella rosa del Cesena con più presenze in A, quindi sicuramente io credo che questo possa essere anche un nuovo acquisto, diciamo, in quell'ottica. È chiaro che in questo momento, per i parametri che ci eravamo posti, ha un contratto, diciamo, alto, ma è un contratto che dipende anche dalla sua storia, da quello che ha fatto in passato, da quello che può fare a Cesena, e magari da un contesto differente economico che era quello della stagione scorsa. Quindi oggettivamente l'anno scorso Bastoni è stato accolto, come giusto che sia, come un grande acquisto, perché è un giocatore che ha tantissime presenze in A, e in B ha fatto benissimo, un giocatore nel pieno della sua maturità, perché fa 29 anni, quindi siamo felici che Bastoni sia rimasto. Torno a dire, anche sulle cessioni, io dissi che potevamo vendere, valutare le opportunità di vendere, cessioni di giocatori, ma non svendere né obbligati a vendere. Così è stato, perché ovviamente di Klinsmann sapete tutti, ma anche su stipendi ci sono state tante squadre che hanno mostrato attenzione, ma non abbiamo mai voluto approfondire e siamo rimasti eventualmente in attesa di una proposta concreta che non ho detto che avremmo accettato. Al contrario, l'obiettivo è anche continuare
nel processo di valorizzazione di questi ragazzi, e le convocazioni nazionali di Klinsmann, di Berti e di Spendi stesso, nonché di Magni, secondo me rappresentano un punto di partenza importante per la valorizzazione di questi calciatori, che passa dalle loro prestazioni nel club e si concretizza magari nelle convocazioni nelle nazionali. Rispetto a Anas, no, non era un discorso, è un discorso di rosa, era una rosa comunque ampia, piena, era un giocatore che sarebbe venuto a condizioni secondo me molto favorevoli per il club. Alla fine si è deciso di non farlo e io mi sono adeguato a queste valutazioni della proprietà, che magari riteneva che avessimo troppi giocatori sotto contratto, e magari è vero, perché è chiaro che lui è una mezzala offensiva e come mezzala offensiva in questo momento ne avevamo già due, quindi sarebbe stato andare a integrare il reparto. Sono valutazioni fatte tutti d'accordo. È chiaro che io dal punto di vista tecnico spero sempre di avere una squadra più competitiva possibile, e magari un giocatore forte poteva darti una mano. In questo caso non solo era un giocatore forte, ma era un giocatore che avrebbe anche potuto creare patrimonio futuro per il club. Mi rimetto alle scelte della proprietà, le accetto con la massima serenità, come ha accettato di venire qui a Cesena, sapendo che l'obiettivo principale era fare una squadra competitiva per la B e per il mantenimento della categoria. Poi oggi è un campionato equilibrato, può succedere tutto come sempre la B, però l'obiettivo principale è stato sempre questo qui, valorizzando i giovani e razionalizzare i costi. Quindi queste tre cose erano quelle che mi hanno chiesto e che ho cercato di fare in questa prima sessione di mercato, e continueremo durante la stagione. Ciao direttore, pensi di aver creato un 11 più equilibrato rispetto a quello che c'era l'anno scorso? Equilibrato, è chiaro che l'anno scorso si nasce da quell'equipo iniziale che magari inizialmente il direttore sportivo aveva scelto un allenatore, e poi diciamo in corso è arrivato Mignani, hanno fatto benissimo, hanno lavorato in maniera straordinaria insieme e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Arrivare ai playoff e comunque creare una squadra competitiva, valorizzare giovani come Berti, Spendi, Francesconi è stato un ottimo obiettivo. Chiaro che io ho cercato giocatori che si confacessero di più, avendo il vantaggio di lavorare dall'inizio con Mignani, sono giocatori che per caratteristiche si adattassero di più a quello che Mignani richiedeva, e quindi è stato un grande vantaggio per me. Ovviamente dovevo poi fare i conti con i giocatori che c'erano, qualcuno è uscito, molti sono rimasti quelli che per caratteristiche si sposavano meglio con l'idea tattica che c'ha Mignani, con quel tipo di caratteristiche. Quelli sono arrivati, sono in questa linea. Quello su cui sono, e torno a dire, lo ribadisco perché sono convinto, è la qualità degli uomini che sono rimasti, quelli che sono arrivati, tutti quanti soddisfano appieno le nostre aspettative, e su questo sia stato chiaro io e Michele, quando ci siamo visti la prima volta a Bari, al di là delle caratteristiche dei giocatori, ci siamo detti possiamo sbagliare qualche giocatore, perché è inevitabile quando prendi tanti giocatori, non tutti trovano il contesto ideale per esprimere il proprio potenziale o le proprie qualità, però sul valore degli uomini non dobbiamo sbagliare, e sono sicuro che non abbiamo sbagliato. Sì, proseguo da quello che hai detto. Nell'ultima gara non abbiamo visto alternative dalla panchina sulle punte. Hai detto che i giocatori che hai preso sono stati concordati comunque come profilo, magari avevate delle altre idee, poi si prende quello che c'è, però a me è sembrato strano non vedere Diao in campo sabato. Noi giochiamo con due attaccanti, gli attaccanti rosa sono 4, quindi secondo me le alternative, poi le scelte a secondo del contesto della partita di fare l'allenatore ovviamente, quindi secondo me oggi Scipendi e Blesa stanno facendo comunque, hanno fatto bene a Pescara, Olivieri è un giocatore che ha vinto 3 volte il campionato di B, comunque esperienza di categoria, un giocatore forte, oltre a qualche presenza in A, e Diao è in questo momento il giocatore più importante della Spagna Under 19 e Under 20, perché è stato preconvocato per la nazionale Under 20 spagnola, che in questo momento è fra le 3 nazionali più forti al mondo, ed è il giocatore più importante. Abbiamo deciso di non mandarlo al mondiale Under 20 perché per noi è un giocatore importante, ci serve qui. Lui ha accettato di buon grado, mettendo la priorità del Cesena, del club, davanti a quelle del giusto orgoglio di partecipare a una competizione così importante come il mondiale Under 20, e questo fa onore a Diao, e quindi torno al discorso delle motivazioni. Ovviamente io mi sono sentito più volte col direttore sportivo delle nazionali spagnole che insisteva per averlo, ma ha compreso le nostre motivazioni e quanto per il processo di crescita di Diao sia importante trovare spazio a Cesena, e troverà tanto spazio. Quindi su queste poi, a seconda del momento di forma, della partita, delle situazioni, l'allenatore fa le sue scelte. Però da questo punto di vista mi sento sereno, perché credo che Blesa non va giudicato per una partita fatta bene o per una fatta meno bene, ma per le qualità intrinseche del giocatore. Ecco, secondo me la nostra, abilità deve essere nel valutare un giocatore non per le prestazioni, ma per le qualità e le caratteristiche che ha. Io quando vedo i giocatori anche fuori
preferisco un giocatore che gioca male, e mi piace pur giocando male perché ha le caratteristiche che cerco, che mi piace, rispetto a un giocatore che magari fa 3 gol ma non mi convince. Questo parlo per gli attaccanti, ma questo vale in generale per tutti. Ecco, per questo facciamo questo lavoro da professionisti, valutare un giocatore non per la prestazione ma per le qualità, questi quelli che ci servono. Secondo noi Blesa ha quelle caratteristiche che servono per giocare nel Cesena insieme a Scipendi. Ha un grande potenziale, un grande margine, è un ragazzo ancora del 2001 che abbiamo preso praticamente a tiro definitivo perché rimarrà con noi, e uguale vale per Marco Olivieri. Marco Olivieri è un 99, abbiamo preso alla fine a titolo definitivo, è un giocatore che la categoria l'ha fatta sempre a ottimi livelli, a volte più da protagonista, altre volte da comprimario, però anche l'età del giocatore che magari può mutare, però quel tipo di caratteristiche noi cerchiamo. Il Diao, torno a dire, è uno dei giovani più promettenti nel panorama calcistico internazionale, e anche lui, come dicevo sempre, il potenziale, dobbiamo essere capaci di trasformare il potenziale in reale, e questo sta il contesto che noi creiamo intorno ai giocatori. I giocatori sono anche degli strumenti, dobbiamo essere bravi noi come società, l'allenatore o lo staff tecnico, a creare quelle condizioni per valorizzare al meglio un giocatore e per utilizzarlo, e su questo è ora il nostro compito. Con l'arrivo di un giocatore importante per la categoria Serie B come Castagnetti, cambierà il ruolo di Berti? Come pensi possano coesistere i due giocatori in campo? Ma guarda, Berti, te lo dimostra anche l'ultima partita, è un giocatore che deve stare al centro dell'azione, stare interno al campo. Io ho vissuto una situazione simile alla Juve con Nicolò Fagioli, che era un giocatore che all'inizio giocava addirittura esterno o trequartista o esterno di centrocampo. Per me sono giocatori che devono giocare nella parte interna del campo e quella esterna. Berti è un giocatore che sta dentro al campo, perché più tocca palloni, più si esalta nel suo rendimento, perché è un ragazzo sveglio, vede calcio, ha intuizioni e capacità. Quindi secondo me, se devo fare una mia idea, io Berti vedo più una mezzala di palleggio che un play classico come Castagnetti e come magari Arrigoni. Poi è chiaro che Berti ha interpretato nel suo modo bene questo ruolo, è un giocatore che sarà importante, importantissimo per il Cesena, e Castagnetti come Bisoli e come, parlando di centrocampisti, saranno importanti per la crescita di Berti, che è un 2004, e questa convocazione in Under 21 è un premio alle sue qualità, al di là del ruolo, che torno a dire, per me Berti è un centrocampista che nasce come tanti centrocampisti forti, nascono trequartisti inizialmente e poi piano piano, arretrando il loro raggio d'azione, trovano una collocazione, ma nel calcio moderno parlare di posizioni statiche è un po' più difficile rispetto a prima. Quindi Berti per me è un giocatore che deve stare dentro al campo, essere coinvolto nel gioco, esprimere le proprie qualità in quella parte mediana del campo, e sono sicuro che lo farà come l'ha fatto in queste 3 partite. Metto anche il Pisa entre le partite ufficiali. Buongiorno mister, Giacomo Lucchi di Mondo Cesena e Tutto Cesena. Durante l'estate è stato un po' l'intrigo comenense tra Cesena, Pescara, che poi è andato allo Zurigo. Se può un po' raccontare com'è andata quella trattativa, che è stata poi, si è rivelata molto, molto lunga nei tempi. Allora, grazie per il mister, però non vorrei che si offendesse Mignani, abbiamo neanche l'UEFA B, quindi non mi voglio attribuire titoli che non ho. A parte gli scherzi, Comenense era un giocatore che avevamo individuato perché poteva fare il doppio ruolo. È un giocatore che può fare il quinto, quindi l'esterno, e può fare il centrocampista interno di gamba, che può darci una mano nel doppio ruolo. Inizialmente riteniamo questi calciatori che abbiano più duttili, più versatili, ci possano aiutare. Era l'età giusta, condizioni giuste, l'abbiamo preso in prestito con diritto di riscatto, lasciando una percentuale alla Juve. È un giocatore che gioca in nazionale del Curaçao e quindi aveva giocato col Canada a giugno, pareggiando 1-1 titolare, addirittura 2 in mezzo al campo, quindi è un giocatore che ancora in evoluzione, in crescita. L'avremmo preso con piacere, però non prendendo più lui abbiamo avuto spazio per prendere altri giocatori che secondo me sono dello stesso valore. Il ragazzo sarebbe venuto, se fosse rimasto in Italia sarebbe venuto qui a Cesena, ho fatto 2 conference con lui, alla fine era lo Zurigo quello acquistato, e la Juve rispetto a una cessione in prestito ha preferito monetizzare subito, e quindi il ragazzo non è più venuto quando eravamo sulla definizione della trattativa. Sarebbe stato un giocatore che secondo me ci poteva dare una mano, ma sono molto contento di quelli che sono arrivati, se non anche di più ovviamente. Magari lui avrebbe permesso di prendere un giocatore in meno, tra virgolette, perché potendo fare il doppio ruolo poteva essere in quel discorso di razionalizzare i costi, poteva darci una mano. Per un giocatore giovane con un atletico gli auguro il meglio, perché comunque è stato molto corretto sia lui che il suo agente con noi, dicendo che lui, se fosse venuto in Italia,
sarebbe venuto qui. Poi c'è stato l'inserimento del Pescara, ma questo fa parte dei ruoli, anche su Cervo c'è stato e anche su altri giocatori, altri club hanno cercato di prendere i giocatori e per fortuna i giocatori alla fine hanno scelto, non per mie abilità particolari, ma per loro scelta di venire a Cesena, perché Cesena è una grandissima piazza. In generale che campionato ti aspetti? Ci sono mi sembra 3-4 squadre che sono sopra le altre, Palermo, Venezia, Empoli, Monza. Cosa ti aspetti? Un campionato molto livellato come tutti gli anni? Ma sai, la B è il campionato più equilibrato d'Europa secondo me, forse insieme alla Championship in Inghilterra che magari ha qualche squadra in più. È ovvio che ci sono squadre che hanno investito tanto sul mercato o che hanno trattenuto giocatori della Serie A, il caso del Monza, il caso del Palermo, ma anche il Venezia ha fatto un grandissimo mercato, così come l'Empoli. È chiaro che le squadre che hanno speso di più partono avvantaggiate e quindi magari quell'equilibrio loro lo possono spezzare. Ovvio che credo che in B la distanza fra l'ultima esclusa dei playoff e quelli che fanno i play-out sono a volte di 6, 7, 8 punti, quindi parliamo minimi, parliamo 2 partite vinte e quindi a volte anche un pareggio può darti una mano rispetto a una mancata vittoria, bisogna a volte accontentarsi del pareggio. È la continuità che fa la differenza e questa continuità te la danno i valori morali, i valori di gruppo, i valori di equilibrio, anche di gestire i momenti più difficili. Se hai un gruppo sano, un gruppo unito, credo che supererai in una maratona lunga come la Serie B, puoi superare quei momenti difficili. E quindi mi aspetto un campionato equilibrato come non mai, con queste 4 squadre, le 3 retrocesse più il Palermo, che magari partono giustamente un gradino avanti agli altri, come magari lo stesso Modena che è investito sul mercato, sembra una squadra forte, come la Sampdoria, che comunque è una squadra sia di blasone che di prestigio importante, però noi siamo lì, torno a dire, l'obiettivo principale è mantenere la categoria e valorizzare dei giovani, su questo sono convinto, però sicuramente giocare ogni partita per fare il massimo per vincerla e si può vincere a Pescara, ci può cercare di vincere con l'Entella in casa sapendo che si può pareggiare perché alla fine anche le altre sono motivate come te, l'Entella non perdeva da quasi un anno, quindi era una squadra solida, impostata con un certo tipo di gioco che poteva metterci in difficoltà. Ciò nonostante siamo stati una squadra che ha creato molto più dell'Entella, in questo momento siamo la squadra miglior attacco, è ridicolo dirlo dopo 2 giornate, però è la squadra con l'indice di pericolosità maggiore in queste prime 2 partite, ma di gran lunga, la seconda è il Palermo, siamo di gran lunga, che vuol dire che abbiamo provato a fare quel tipo di gioco che volevamo, cioè propositivo, di andare in avanti, cercare il gol, a volte ci riesce, altre volte meno, però comunque è una squadra che ha cercato di creare, questo anche col Pisa l'abbiamo avuto, la dimostrazione, contro una squadra comunque di Serie A, che poi va a pareggiare, sembrava una squadra diciamo sottovalutata, però andare a giocare a Bergamo la prima di campionato ha fatto una partita comunque importante contro l'Atalanta. Questo per dire che i valori, soprattutto in questa prima fase della stagione, sono spesso equilibrati più che mai. E alla lunga che poi si vedranno un po' le differenze, e alla lunga bisogna avere quella forza di mantenere compatto, di non fare voli pindarici, di smorzare entusiasmi, ma di avere sempre la convinzione e l'orgoglio di essere il Cesena, di avere un grandissimo pubblico alle spalle, di avere una squadra dalla tradizione importante e di avere giocatori super motivati che se la possono giocare con tutti. C'era un mio vecchio allenatore che diceva sempre 11 contro 11 si gioca, non è che gli altri giocano in 13. Quindi gli ingaggi non vanno in campo, e credo che in campo vanno le motivazioni, le qualità, le abilità. Abbiamo la fortuna di aver dato continuità al lavoro di un allenatore bravissimo e di un ottimo staff tecnico, quindi questo per me è un altro valore aggiunto. Posso dire che questo è stato per me il migliore acquisto, è stato la conferma dell'allenatore, se posso dirti, ecco, prima fece la domanda del colpo di mercato, per me il fatto che Michele Mignani sia rimasto qui è stato una delle cose di cui sono più soddisfatto di quest'anno. Aveva un altro anno di contratto, poteva avere altre richieste, è rimasto qui perché sa che qui può dare continuità a quel lavoro, e la continuità del lavoro dell'allenatore per me è un grandissimo valore aggiunto, portando magari delle migliorie o delle attenzioni nuove rispetto a quello che già ha visto l'anno scorso. Quindi per lui è quello che conosce meglio tutta la situazione rispetto a me, e lui, io lo dissi al primo giorno, tu hai molte più nozioni e più informazioni di quello che ho io, quindi io mi affido a te, tu mi darmi un'indicazione, cercherò di metterle in pratica rispettando il budget e rispettando quelle che sono le indicazioni della proprietà. Quindi sei affidato. Ma io dico che la fiducia è una parola chiave. Per me le parole chiave in questo mondo del calcio sono 2: fiducia e coraggio. Ti devi fidare, ma la fiducia non è mai unidirezionale, deve essere bidirezionale, se no è convenienza. Ma mi fido fino a quando mi conviene. Se ti fidi ciecamente. Michele si è fidato e si è affidato al nostro lavoro, mio, quello di Massimo e quello di Corrado, e noi ci siamo fidati di lui, ci fidiamo di lui perché sappiamo che è una persona seria, è un lavoratore, è una persona per bene, una persona che
giusta, equilibrata, tutte qualità fondamentali per fare allenatore ai massimi livelli, come sono sicuro che Michele sta facendo, ma farà ancora meglio nel proseguo della sua carriera. Monte ingaggi totale 10 milioni di euro, qualcosa sotto? Guarda, numeri precisi non mi vai dartene, perché poi c'è l'aspetto premiale che magari può un pochino spostare a volte le situazioni. Quello che posso dirti è che abbiamo fatto le cose secondo le direttive della proprietà, potevamo tagliare ancora di più qualcosa, abbiamo deciso di non farlo, perché secondo me è giusto rispettare degli impegni presi. Quello che posso dirti è che alla fine il monte ingaggi non va in campo, no? Il premio non deve essere, il mio obiettivo era quello, era cercare di rendere equilibrato i costi e che sia una società sostenibile, andiamo in questa direzione, ma l'eccessivo taglio può portare poi a un depauperamento tecnico del club, e secondo me arricchire il club vuol dire anche mantenere una squadra forte, anche per valorizzare il lavoro fatto dall'allenatore e dal settore giovanile e dalla società. Quindi l'eccessivo taglio può portare poi a un paradosso che tagli, però alla fine indebolisci la squadra, e creare patrimonio non puoi creare più patrimonio, quindi diventa un circolo vizioso e non virtuoso. Noi dobbiamo cercare di creare un equilibrio finanziario, sapendo che può essere la possibilità anche di prendere giocatori con degli ingaggi importanti, ma creare l'equilibrio per fasce. Io ho sempre lavorato così, e Corrado mi conosce, sia pure un solo anno insieme abbiamo lavorato, però sa come voglio lavorare. Io voglio creare equilibrio tra i giocatori, cioè i giocatori di fasce uguali guadagnano più o meno uguale, coinvolgere sempre l'aspetto premiale, che è quasi sempre legato ai risultati di squadra, non ai risultati individuali in assoluto, e creare per fascia di età, diciamo, e di esperienza delle fasce salariali. Rispetto a quello possa essere una differenza minima con il calciatore. Siccome in uno spogliatoio spesso si possono creare dei malintesi, per me è fondamentale che siano tutti chiari quelli che guadagnano uguale ai giocatori di fasce simili, e quindi su questo... Prego? Generalmente l'età, però anche ovviamente anche la carriera del singolo giocatore. Chiaro che Bisolo devo metterlo a livello guadagna con Castagnetti, poi c'è qualche situazione eccezionale tipo Frabotta, che è venuto qui onestamente con un contratto che io gli ho detto non c'è negoziazione, l'ha accettato. Ovviamente sul rinnovo di contratto si metterà in quella fascia d'età che è simile agli altri 99 giocatori della sua età, che può essere Olivieri anziché Ciofi, anziché gli altri. È chiaro che alla fine dell'anno si trovano le somme, e sappiamo che se il giocatore gioca bene va premiato il merito, no? E la prestazione, però su base di partenza dobbiamo essere chiari che ci sono delle fasce che sono di età e un po' di esperienza e di categoria. Di quegli acquisti che abbiamo preso, il giocatore più pagato è stato Bisoli, ed è giusto che sia stato così, perché è normale, è arrivato a condizioni particolarmente favorevoli, aveva un ingaggio importante al Brescia, si è decurtato l'ingaggio rispetto a quello che pigliava a Brescia e ha accettato di venire qui con grande entusiasmo. Questo è il segnale che io volevo. Faccio l'esempio di Bisoli, è stato così per Zaro, è stato così per tutti i giocatori che sono arrivati, hanno accettato di guadagnare meno rispetto a quello che guadagnavano nel club di provenienza. La differenza, tutti, la differenza l'abbiamo messa a premiare su obiettivi di squadra e qualche obiettivo individuale. Questa era la linea che si era data alla società inizialmente. Io, Agostini e Di Taranto abbiamo deciso di dare questa linea, che poi è quella che io ho attuato sempre nei club dove sono stato, dove purtroppo ho dovuto sempre, purtroppo per fortuna, cercare di ristabilire un equilibrio finanziario. Avete altre domande per il direttore? Ringraziamo il direttore Filippo Fusco per la disponibilità, tutti voi per la presenza. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti, buon lavoro.